Nei video precedenti vi ho portato alla Reggia di Versailles. Vi ho raccontato cosa si mangiasse alla tavola di Luigi XIV, il Re Sole, e i gusti e le abitudini alimentari della regina Maria Antonietta. Oggi ho pensato di riproporre il medesimo tema parlandovi del periodo in cui Versailles fu dominata da un altro grande re, Luigi XV. Pare che durante il suo regno il sovrano e il suo entourage svilupparono una cultura gastronomica d'eccellenza. Il duca di Richelieu, pronipote del famoso cardinale di Richelieu, che aveva dominato la Francia nel secolo precedente, fu un famoso gastronomo e pare abbia detto: prima del regno di Luigi XV non sapevamo mangiare. Luigi XIV mangiava sempre in pubblico, come richiedeva l'etichetta. I sovrani che arrivarono dopo di lui non apprezzavano molto questa abitudine e spesso infatti mangiavano in privato. Maria Antonietta, per esempio, era una di quelle che più odiava questa tradizione e cercava di evitarla in tutti i modi. Anche Luigi XV si sottraeva spesso a queste cerimonie e preferiva rifugiarsi nei suoi appartamenti, dove mangiava insieme alla sua famiglia o a un comitato di persone più intime. Si dice che i membri della sua famiglia mangiassero come orchi. Pare che un giorno sua moglie, la regina polacca Marie Leczinska, inghiottì 5 dozzine di ostriche con 4 boccali di birra. Le ostriche erano molto apprezzate a corte. Avevano talmente tanto successo che era normale ingoiarne diverse dozzine come antipasto prima del piatto principale. Questo però preoccupava molto Luigi, perché il consumo eccessivo minacciava le riserve naturali. Così si impose per far sì che durante il periodo estivo ne venisse limitato il consumo. Comunque, non è che a Luigi non piacesse mangiare in abbondanza. Pare passasse poco tempo a tavola, ma questo non significa che mangiasse poco. Si racconta che una volta, nel 1726, fece un pasto abbondante in uno dei suoi castelli nell'Île-de-France dopo la caccia. Qualche ora dopo ritornò a Versailles e si sedette di nuovo a mangiare in abbondanza, tanto da procurarsi una grave indigestione. Pare amasse i pesci d'acqua dolce e le uova sode. I nobili ammiravano la destrezza con cui rimuoveva il guscio. Uno dei classici menù delle giornate grasse, senza pesce, prevedeva 2 zuppe di cappone vecchio e pernice con cavolo cappuccio, 2 minestre di piccione e bisque di cresta di gallo di media grandezza, 4 minestre di antipasto a base di cappone tritato, pernice con lenticchie, pollo ripieno e cappone bianco, quarto di vitello e piccioni in tortino, 2 antipasti medi, fricassea di pollo e pernice tritata, 6 piccoli antipasti, e poi arrosti, 2 piatti con capponi grassi, polli, piccioni da voliera, 2 piatti di arrosto con beccaccia, ancora verdure, insalate, creme, polpette, ciambelle. Di un libro di cucina del tempo fa parte una ricetta per la zuppa di zucca, da servire rigorosamente all'interno di una zucca vuota, ricoperta di meringa. Madame de Pompadour, la famosa amante di Luigi XV, è stata una delle donne più potenti e influenti del XVIII secolo. Chi la conosce lo sa, era molto ambiziosa. E fra le tante cose, anche la cucina e la tavola le servirono come strumenti di potere, perché potevano aiutarla a conquistare il cuore del suo uomo. Non si accontentava mica delle prelibate pietanze che cucinavano i migliori chef al servizio di Luigi. Lei infatti preferiva spesso stare personalmente in cucina per preparare particolari pietanze, e pare che anche Luigi, all'evenienza, non si creasse problemi a cucinarsi qualcosa da solo. Quando organizzava i menù per i vari banchetti, pretendeva che fosse tutto curato nei minimi dettagli, senza commettere errori. Al suo servizio voleva solo i migliori cuochi e i migliori camerieri, e fra i suoi protetti vi fu Vincent de la Chapelle, uno dei massimi esperti di cucina dell'epoca. Madame de Pompadour era abituata a dilettarsi in cucina presso la sua residenza, il castello di Bellevue, e proprio per questo motivo aggiungeva sempre il termine Bellevue, e cioè in bella vista, a tutte le sue ricette. Fra i piatti da lei creati, uno famoso è di sicuro gli spiedini di albicocca, avvolti in una pastella a base di rum, panati e fritti e serviti, spolverizzati di zucchero a velo e accompagnati da una delicata crema pasticcera all'albicocca. Altro piatto famoso è la sua versione del salpicon, composto da dadini di lingua salmistrata, foie gras, funghi e tartufi, tutto unito da una salsa deliziosa, e servito in piccoli e leggeri canestrini fatti di pasta sfoglia. Una bevanda molto diffusa a quel tempo era ancora lo champagne,
che veniva messo anche nelle salse. Madame de Pompadour lo adorava e lo rese ancora più popolare fra i cortigiani. Fra i piatti preparati per la Pompadour e i suoi ospiti ce n'era uno che si chiamava stomaco di uccelli di fiume con salsa di erba cipollina. Sembra poco appetitoso in effetti, ma a quel tempo sembra che uomini e donne d'élite creassero i loro menù con lo scopo di sorprendere gli ospiti piuttosto che per il sapore della stessa pietanza. Con Madame de Pompadour Luigi mangiava spesso piatti inventati da lei o dalla sua cuoca. Era brava a prenderlo per la gola e risvegliava le sue voglie col tartufo nero di cui andava matto e con la cioccolata. Sembra però che negli anni i suoi gusti cambiarono. La sua seconda amante ufficiale, infatti, Madame du Barry, otteneva lo stesso effetto col cavolfiore, uno degli alimenti che Luigi preferiva. Per compiacere Luigi, Madame du Barry preparò per lui una buona vellutata a base di cavolfiore. Da quel momento pare che ogni preparazione contenente il cavolfiore venisse identificata come preparazione alla du Barry. In quell'epoca, peraltro, era consuetudine dare il nome della preferita del sovrano a un piatto. Luigi amava il caffè e sembra che a volte lo preparasse lui stesso per i suoi cortigiani. Il capo giardiniere di Versailles coltivava circa una dozzina di piante di caffè nella serra, che Luigi usava per il suo consumo personale. Nel 1733 si iniziò a coltivare per la prima volta un nuovo frutto, l'ananas. Era stato portato dal Brasile molto tempo prima, intorno al 1550. Il gusto troppo esotico non era però riuscito a conquistare i francesi, ma le cose cambiarono. Quando Luigi XV regnava, i libri di cucina erano molto popolari. Uno in particolare si chiamava Elementi di cortesia e correttezza e civiltà praticata fra le persone oneste, pubblicato nel 1766, e dettava le regole di buona condotta. Non dare di gomito a chi ti è vicino, non mostrare con nessun gesto di avere fame e non guardare la carne con una specie di avidità, come se dovessi divorare tutto. Non mangiare avidamente, non fare rumore mentre ti servi e neanche mentre mastichi la carne. Non succhiare le ossa per estrarre il midollo, non addentare il tuo pane. È incivile pulirsi i denti con un coltello o una forchetta, e quando si hanno le dita unte è meglio pulirle con un tovagliolo e mai su una tovaglia o sul pane. La regina Marie Leczinska è stata una figura molto influente per lo sviluppo della cucina francese. Suo padre, re Stanislao di Polonia, pare fosse privo di denti e quindi aveva difficoltà a mangiare i dolci tipici polacchi, perché erano troppo asciutti per lui. Uno di questi era la babka, una sorta di torta spugnosa. Pensò allora di ammorbidirla nel vino o nello sciroppo. Quando sua figlia si recò alla corte di Francia per sposare Luigi XV, portò con sé dalla Polonia il suo pasticcere, Nicolas Storer, e introdusse quindi alla corte di Francia questa nuova torta, che prese il nome di torta Babà. La ricetta, con gli anni, fu poi perfezionata dai cuochi di Francia e intorno al 1835, pare grazie a un discendente di Nicolas, nacque il Babà Rum, così come lo conosciamo oggi. Ma all'arrivo a Versailles della sovrana non si deve solo questo. Esiste ad esempio una leggenda romantica su un altro dolce molto amato, la meringa. Pare sia stata creata da un pasticcere di origini italiane, di nome Gasperini, proprio per conquistare il cuore della principessa Marie Leczinska. Lei rimase stupita dal sapore e decise di incontrarlo a Meringen, il comune svizzero nel quale viveva, che diede il nome al dolce. E si dice infatti che quando arrivò in Francia fu lei a introdurre a corte le meringhe e a farle apprezzare da tutti. La regina Maria Antonietta, poi, ne divenne molto ghiotta e non riusciva a fare a meno di mangiarle. Un altro piatto popolare creato per lei fu la bouchée à la reine, il morso della regina, chiamato così in suo onore. Era una sorta di pasticcio a base di pollo e funghi e pare si sia ispirata ai pozzi dell'amore, dei pasticcini a base di pasta sfoglia creati dal cuoco La Chapelle per la sua rivale Madame de Pompadour. La regina, alla ricerca di piatti afrodisiaci, chiese a Nicolas di creare una sorta di versione salata con lo scopo di ingraziarsi il marito. A Versailles era molto apprezzato anche il gelato, ma soprattutto i sorbetti a base di frutta fresca o coulis, una salsa che si ottiene facendo frullare della frutta o della verdura. Pare che in inverno venisse prelevato il ghiaccio,
che veniva conservato in refrigeratori molto profondi, in modo che in estate si potessero consumare i sorbetti. Se ti piace questo genere di video o vuoi che ne faccia altri, fammelo sapere nei commenti. Ciao!